ricostruire senza sosta la speranza. Allora, cara Mary, ne abbiamo parlato tante volte, ci siamo ritrovati, abbiamo parlato di edizione, abbiamo fatto un incontro con mio padre Giacomo e la Cristina Muccioli. Finalmente ieri mia madre mi ha consegnato le bozze definitive del catalogo del libro che parlerà della storia della Fratelli Bocca Editori e della libreria. Quindi evviva, siamo alle correzioni finali, nel senso ci saranno 3 bozze di correzioni, siamo a un libro di 380 pagine, abbiamo il titolo Archivio storico di una famiglia di librai milanese. Ma che bello, ragazzi! Abbiamo anche il titolo, quindi ci siamo. Bellissimo, non vedo l'ora di dare alle stampe il libro. E tu, cara Mary, non sai quante difficoltà, perché poi alla fine della fiera fai un libro, metti insieme 2 collane editoriali mai riunite per la prima volta in un unico catalogo, trovi titoli che mancano ovunque, vedi numeri che non sono mai stati pubblicati, cerchi insomma di mettere un po' ordine a libri che comunque hanno iniziato a stampare nel 1898 e hanno finito di stampare nel 1954-57, considerando che poi l'editore principe, quindi il Giuseppe Bocca Junior, è morto nel 1951 e tra l'altro chi ha preso la casa editrice al suo posto viveva in Svizzera e quindi i libri vanno di qua, vanno di là, vanno di su, vanno di giù, tra di loro. Sono andati a spasso. Insomma, la cosa più difficile perché inizia con un testo mio, con un testo poi di mio padre, un testo della grande Cristina Muccioli. Ciao Cristina. Ciao Cristina. Praticamente c'è l'elenco, poi ci sono le 2 collane editoriali, poi ci sono tutti i documenti storici, poi ci sono tutti i libri, tutti i libri che abbiamo della Bocca Editori fuori catalogo e in totale con le 2 collane sono più di 1000 e poi arrivano gli autori. I famosi autori, cioè coloro che hanno scritto i libri. E tu mi dirai, in una normale casa editrice si mette nome e cognome, e la Bocca non faceva così, la Bocca metteva il cognome e il nome puntato. Allora i più grandi sono riuscito a trovarli, perché quando è Lombroso o è la Gina o è la Paola o il grande Cesare. Quando però sono autori minori e in molti casi sono autori che l'unico libro che hanno stampato è quello della Bocca, tu dovevi trovare sti nomi. Certo, te li inventare. Allora, su 600 rotti nomi in 3 giorni sono diventato matto per poi fare l'indice, andare a vedere in quale pagina era nominato questo autore, molti con ovviamente su 600 un lavoraccio. La testa ti fuma. Ma mi fuma la testa, mamma mia, guarda, sono qui che sto andando a fuoco. Vedo che hai meno capelli, sono vedi, tutti pensieri. Continuano a perderli, continuano a cadere. No, allora, molti autori, tra l'altro su 680 hanno lo stesso cognome e il nome puntato con lettere differenti, e quindi anche di lì andrà a vedere chi ha fatto uno e chi ha scritto l'altro per non fare cavolate. Ma alla fine li ho trovati tutti tranne 6. Tranne 6. Che non mi ricordo neanche più quali erano questi 6 perché ormai sono insieme. Comunque so di certo che l'ultimo che ho trovato era una Disae, e tu dici vai sull'Erziana e vai sull'OPAC SBN delle biblioteche centrali e vai su questo e vai su quella, la biblioteca centrale di Firenze, e tutte le volte che viene fuori il titolo viene fuori con Disae e tu mi dirai ma vai a prendere il libro, ce l'ho e sono andato a prendere il libro e anche nel libro è e punto nel titolo e punto alla fine del testo e punto nel testo, mi sono letto anche il libro, ma sti punti ragazzi, sti punti. Alla fine della fiera prova di qua, cerca di su, cerca di giù, chiami gli amici, ho chiamato l'anno, ho chiamato mio padre, mia madre, insomma, alla fine sono riuscito a trovarla. Ma davvero? Abbiamo dato il nome anche a Disae, che è Disa Enrico, e sono riuscito a trovare un riferimento. È un uomo che sono riuscito a trovare il riferimento di questo Enrico grazie a un articolo che è contenuto online dove parla del suo libro, che parla tra l'altro di tempo, di astrologia,
No, di tempo. Sì, Astronomia. Vedi, sono fulminato. Ma sei stato grande, ma che io non avrei avuto quella pazienza. Sono fulminato. Che, tra l'altro parla di astrologia da Virgilio ai tempi di Disenrico, che era dei primi del Novecento. Alla fine l'ho trovato. Poi un altro che mi ha dato filo da torcere, ma sapevo che era un'allieva o comunque nella cerchia di Lombroso, è stata la Lusso, che in questo caso è la Lusso Amelia. Poi un altro difficilissimo, Pistolesi, G, e di Pistolesi è pieno anche oggi. No, Gianfranco, Pistolesi Gianfranco. E Pistolesi Gianfranco, e poi alla fine è difficilissimo perché è un autore straniero, Rasius C. puntato, uno pseudonimo di un autore straniero, e alla fine sono riuscito a scoprire che praticamente dietro il nome è di un filosofo di Toronto che insegnava all'università di Toronto a cavallo tra 8 e 900, che si chiama Kirschmann August, ed è Rasius C. Lo pseudonimo. Quindi, cara Mary, l'uscita di questo libro della storia, come sarà grande? No, è un piccolino, è un 25 per 15. Come l'agenda, 18-21, sì, quindi 18-21, come l'agenda, 18-24 sarà, 18-24, sì, è per lo spreco della carta. Se dai una dimensione giusta non sprechi la carta. Ci sono anche delle foto che certo, tutte le immagini delle copertine illustrate da Fratelli Bocca Editori, quelle lì che vedevo prima, esatto, tutte. E poi tra l'altro ti dirò, a oggi noi i loghi che usavamo della libreria erano 4-5, ne ho trovati 20 in totale, quindi ai 4-5 ne ho aggiunti qualcosa come 15, 14, perché poi ne avevamo già anche 6 o 7 che usavamo. Quindi sarà un tributo speciale alla storia particolare di questa libreria, e sarà una riscoperta di quello che era praticamente la storia delle edizioni della Fratelli Bocca Editori, che, ricordiamoci bene, il primo libro che ho trovato di questo secondo Antonio Bocca risale addirittura alla prima metà del Settecento. Madonna. Quindi ma perché poi abbiamo scritto 1775? Perché lì, quella lì ho scoperto, e l'abbiamo già detto in altre registrazioni, che è una data fittizia, è stata messa lì da vari studiosi, ricercatori, dicono della nascita di questi primi 3 fratelli, il Giuseppe e i suoi fratelli, il Giuseppe Segno, non il Junior, quello a cavallo tra 8 e 900, e dicono essere nati da una famiglia di librai stampatori, e fissano la data al 1775. E comunque non c'è più un loro discendente proprio Bocca. No, Bocca c'è ancora, ma non facevano più libri, cioè non è che si sono estinti Bocca, i Bocca ci sono ancora, però hanno smesso di fare i librai, nel senso che l'ultimo ad avere tutte le librerie in mano era Giuseppe Junior, che è morto nel 51, ma le librerie le aveva già cedute prima di morire, lui aveva tenuto in mano solo la casa editrice. Insomma, adesso esce anche questo libro, si spera che con l'uscita di questo libro poi rinvengano, sgorgeranno fuori nuove notizie che magari ci aiuteranno. Ci vogliono le trombe, ragazzi, le trombe che ci aiuteranno a collegare. Le trombe di qua e di là. Quando sarà pronto lo sapranno tutti, perché faremo sicuramente diverse presentazioni del libro. Adesso mi sto già muovendo per chiedere anche in altre sedi istituzionali, c'è una sede al telegiornale, come la libreria, per andarlo a presentare. Quindi è archivio storico di una famiglia di librai milanesi. Ok? Trapiantata a noi. Quindi voi siete trapiantati. Siamo noi la famiglia, l'archivio storico della nostra famiglia. Trapiantati. Quindi, cara Mary, un bel jingle per chiudere, una buona serata a tutti. Tra l'altro stasera in teoria doveva venire un ospite speciale, poi probabilmente ha avuto un contrattempo, non è potuto venire, ma lo rifaremo un'altra volta. Bocca sempre nel blu dipinto di blu, nel blu dipinto di blu, la libreria Bocca
è ovunque, in cielo, in terra e in ogni luogo. E qui in Galleria Vittorio Emanuele al numero 12 in italiano. Dus. Allora, bella Gioia, ricordo che noi domani e dopo siamo in vacanza, certo. e noi ritorniamo domenica addirittura con un doppio appuntamento, uno a pomeriggio e uno a mezzogiorno e l'altro serale. Una buona serata a tutti dalla Social TV e un buon weekend. Buon weekend, a Mare Monti, dove volete voi, andate.